Ciao a tutti, oggi vediamo cosa fare con questo pezzetto di pino di scarto. Innanzitutto taglio dei parallelepipedi di 7-8 cm, ecco, in questo modo, semplicemente con un seghetto. È un legno molto tenero. Una volta tagliato, do una passata con la carta vetrata grossolanamente. Non è necessario che la superficie diventi proprio liscia come al solito. Qui uso una carta vetrata con una grana piuttosto grossa, è un 2,40. Se avete a disposizione una levigatrice potete usare anche quella senza nessun problema. È sufficiente una passata veloce. Una volta lisciata un pochettino questa parte, allora qui vediamo che ho pensato di fare delle iniziali, delle lettere, anche queste non con una precisione estrema, ma giusto per dare l'idea che ci sia una M in questo caso, ma potrebbe essere tranquillamente una forma molto semplice di animaletti, un cuoricino, una stella, un simbolo che vi serve o vi potrebbe servire in futuro. A questo punto comincio a bruciare con il mio pirografo Brand Peter Junior ad una temperatura che è quasi la massima. Come vediamo la punta è incandescente e vado a bruciare tutta la parte esterna al mio simbolo o al mio disegno. Così facendo la superficie si abbassa, la superficie bruciata si abbassa e quindi mi lascia quella diciamo non bruciata sopra. Ho un gradino tra la mia superficie bruciata e il disegno che vado a mettere in evidenza. Ecco, vediamo che si formano anche le fiammelline, bisogna stare un pochino attenti, ma non succede niente. Qui ho addirittura aumentato ulteriormente la temperatura proprio per andare a bruciare ed abbassare la superficie esterna, quella marrone bruciata. Ecco, qui ulteriormente vado ad abbassare cercando di rifare un po' il profilo in modo che ci sia uno spessore diverso tra la superficie marrone bruciata e il mio disegno. Essendo un legno molto dolce è un'operazione semplice e veloce da fare. Non so se si riesce a vedere dalle immagini, ma c'è circa 1 millimetro di spessore, varia di circa 1 millimetro la superficie bruciata rispetto a quella che è rimasta intatta. Ecco, non so se qui si riesce a vedere bene. A questo punto pulisco un po' la mia punta perché ci sono i residui di legno con una spazzolina in ottone. La spazzolina deve essere in ottone, non in acciaio, perché abbiamo verificato che l'acciaio va a graffiare la punta, mentre l'ottone la pulisce perfettamente. Ecco, qui proviamo a fare lo stesso lavoro con l'altro pezzettino di legno. È un lavoro piuttosto veloce con questo legno dolce, è anche divertente, sembra quasi un gioco. Se avete dei bambini potrete fare tanti timbri con i loro personaggi, i loro animaletti, i loro simboli preferiti.
Ecco, qui vediamo che ho ulteriormente aumentato la temperatura proprio per realizzare il piano più basso. Vado a bruciare e cerco di abbassare il piano bruciato. Si vede un pochino la differenza tra la parte superiore e il piano. Ecco che qui adesso con un pennello metto della vernice acrilica all'acqua e lo uso come timbro. A questo punto ci si può sbizzarrire e fare le forme che più si preferiscono, come se fosse proprio un timbrino. Questa è una prova su un cartoncino nero, ma potrebbe essere qualsiasi cosa da decorare o un disegno, un quadretto. Ecco, semplicemente io metto un po' di vernice e poi lo uso come un timbro. Il gioco non è finito perché posso addirittura lavarlo sotto l'acqua e cambiare colore. In questo caso provo con del verde sullo stesso legnetto, che posso utilizzare più volte perché ovviamente poi si asciuga e ci vuole del tempo prima che il legno si rovini, quindi lo possiamo usare tante volte. Spero che vi sia piaciuto, secondo me è un'idea divertente, quasi un gioco che si può fare e si possono poi inventare tante cose per la nostra creatività. Io vi aspetto per i prossimi video, naturalmente un lavoro di questo tipo si può fare solo con un pirografo che ha la regolazione della temperatura, perché va utilizzata una temperatura molto alta, come avete visto le punte devono essere incandescenti e questo è irrealizzabile con un pirografo a temperatura fissa. Se non avete un pirografo potete guardare i nostri su elettronicadidattica.com. Io ho utilizzato questo pirografo che è un Brain Peter Junior col quale mi trovo benissimo per fare tantissimi tipi di lavori. Io vi aspetto per i prossimi video, grazie a tutti per l'attenzione, ciao, a presto!